benvenuti in Appuntamento in Giardino. Sono in un attimo di riposo, questa mattina mi sono svegliato molto presto, ho tagliato l'erba in giardino, un lavoro di un'ora e mezza. L'ho fatto in tarda mattinata, prima mi sono occupato di alcuni impianti in giardino di piante di lampone, ne ho comprati 2 in un supermercato ad un prezzo abbastanza irrisorio, erano circa 2 euro mi sembra a pianta, 2-3 euro a pianta, così ho deciso di mettere in giardino. Sono in questa posizione perché c'è il sole che mi arriva proprio in faccia, in questo modo riesco a nascondermi un pochettino, perché sono stato comunque sotto il sole tutta la mattinata. Siamo arrivati alla metà di marzo, quindi che cosa vuol dire questo? Che pian piano ci stiamo avvicinando finalmente alla primavera. Questa è una primavera in cui c'è un certo anticipo anche da parte delle piante, perché molte hanno spinto parecchio in questi giorni qui, nonostante le temperature notturne sono sempre abbastanza basse. La prossima settimana danno circa 6 gradi, 7 gradi la sera, la notte, e durante il giorno 14-15 gradi, quindi la prossima settimana che si manterranno le temperature in questo modo, il tutto farà sì che verrà più spinto e quindi ci sarà una crescita nuova di foglie e quindi anche i boschi, il panorama comincerà a colorarsi e quindi questo marrone lentamente passerà ad un verde nelle varie tonalità, perché poi ogni albero ha la sua tonalità, la sua forma nelle foglie e quindi il tutto finalmente apparirà molto più colorato. Ho fatto alcuni lavoretti in giardino, ho cominciato anche alcuni lavorettini in giardino, l'orto anche procede bene, l'ho pulito, qualcosa sta già spuntando. Comunque in questo video volevo portarvi con me per una passeggiata, queste passeggiate che caratterizzano molto spesso i video di Appuntamento in Giardino, per far vedere come sto curando questo giardino. Chi segue il mio canale già da tempo sa che io ho un giardino abbastanza grande, non è proprio grandissimo, però è abbastanza impegnativo e quindi tutto richiede molto lavoro. Chi è arrivato da poco nel canale Appuntamento in Giardino può tornare indietro anche nei video e vedrà sicuramente delle modifiche che sono state fatte nel giardino. Se va a vedere ad esempio i primi video di Appuntamento in Giardino, si vede proprio che alcune cose sono state proprio letteralmente modificate, tra cui ci sono delle cose in più, come ne ho già parlato in un video precedente, la casetta dedicata agli insetti. Adesso sto cominciando una recinzione, stamattina tra un lavoro e l'altro giravo in giardino per osservare anche alcune fioriture e insomma il tutto diventa pian piano più piacevole. Adesso siamo in un periodo in cui bisogna affrettarsi un pochettino con i lavori, perché se tutto è in anticipo così le piante vogliono proprio spingere, quelle che abbiamo anche seminato. In effetti nell'orto ho seminato degli spinaci, già stanno uscendo, ho messo già anche delle piccole insalatine da taglio da poter poi raccogliere quando saranno più grandi, ma soprattutto ho fatto diverse semine da portare poi in orto e in giardino, perché voglio fare alcuni cambiamenti di coltivazione. Ad esempio, uno di questi cambiamenti è la zucca siciliana, la zucca serpente, la pianta dei tenerumi, che io 3 anni fa avevo in giardino in 4 esemplari veramente imponenti e quasi ingestibili. Quest'anno ho deciso di coltivarli in un modo completamente diverso. Comunque lo vediamo insieme in questa passeggiata, in cui vi racconterò alcune modifiche che ci sono qui in giardino e tra un discorso e l'altro magari ci guardiamo qualche fioritura. La settimana scorsa ho deciso di spostare il mio fragolaio, ma nel senso che le vecchie piante le ho eliminate perché erano già 4 anni in giardino, non producevano più neanche gli stoloni, quindi erano piante ormai molto vecchie, quindi ho deciso di rinnovarle completamente e così ho spostato proprio il terreno che ospiterà le fragole e ho creato questo appezzamento in questo terreno dove, vicino alla casetta dove avevamo le pecore e le capre, quindi è un terreno anche abbastanza concimato, devo dire. Qui sostavano molto spesso questi animali. Ho deciso di fare qui questa piantagione di fragola divisa in 2 tipi, ovvero da questa parte, circa da metà in poi, ci sono le fragole che faranno le fragole una volta sola all'anno, quindi quelle che in primavera, tarda primavera, poi cominceranno a produrre le fragole una sola volta, mentre da questa parte ci sono le fragole 4 stagioni, quelle che hanno una produzione un po' meno abbondante, però nel corso della primavera e dell'estate
produrranno continuamente sempre dei frutti da poter raccogliere. Si chiamano così 4 stagioni proprio per questo, perché si raccolgono continuamente sempre delle fragole, naturalmente non in quantità abbondante come quelle che hanno una sola produzione abbondante, che sono le classiche fragole che un po' tutti coltivano in giardino per avere questo buon raccolto, diciamo nella tarda primavera. Adesso queste sono piantine molto piccole, quindi dovrò aspettare. Naturalmente sono piante inserite in giardino da poco, e quindi secondo me una produzione abbondante la vedrò poi l'anno prossimo. Io questo fragolaio l'ho realizzato in questo modo: ho scavato per bene tutta la terra, ho eliminato tutte le infestanti, ho alzato un pochettino la terra portando compost, il compost che avevo raccolto all'inizio, metà dell'anno scorso, nella compostiera. Ne ho raccolto un bel po' di palate, le ho portate qui, mescolato a della perlite, e in più nel compost ho inserito anche diversi aghi di pino. Io qua dietro ho un pino piantato in giardino già da tantissimi anni, ho raccolto la terra sotto il pino perché è una terra particolarmente acida. Le fragole gradiscono avere un po' di acidità nel terreno per produrre bene. Ho letto anche che qualcuno ha descritto le fragole coltivate in un terreno leggermente acido, che hanno questa produzione di fragole che ricordano come gusto proprio le fragole del sottobosco, quelle selvatiche, e quindi gli aghi di pino, un qualcosa di acido nel terreno, rende le fragole più gustose. Comunque vedremo. Io ho cercato di seguire quel consiglio, ho inserito un nylon di plastica, ne volevo comprare uno biodegradabile, però mi sono detto, sempre per un discorso del riciclo, abbiamo in garage alcuni pezzi di questo telo nero classico che si usa in giardino di plastica. Ho detto, per comprare un qualcosa di nuovo utilizzo questo, lo mando alla fine, poi magari lo sostituirò poi un giorno. Quindi il telo nero, ho appoggiato sopra dei teli di juta per evitare che i raggi del sole scaldino troppo questo telo nero, perché poi le fragole si coprono un pochettino il tutto, però non fanno un'ombra particolarmente fitta, da evitare che i raggi del sole, soprattutto in estate, scaldano poi la plastica. E così 3 sacchi di juta inseriti qui, tagliati proprio dove ci sono le fragole. Io ho fatto, dopo aver appoggiato la juta sul telo nero, proprio dei tagli con la forbice abbastanza grandi a croce, e in ognuno ho inserito queste piantine. Questo è un telo che lascia passare l'acqua, quindi quando si bagna non bisogna andare di pianta in pianta, ma basta bagnare un po' il tutto e verrà poi l'acqua poi scenderà nel terreno e potrà idratare le radici di queste piante, che spero mi diano veramente tante fragole, perché è un frutto che a me piace proprio tanto. Anche qui nell'orticello ho fatto un po' di lavori di pulizia, ho seminato i piselli, ho lasciato le canne di bambù, sistemerò dei fili poi per aiutarli anche ad arrampicarsi un po', e qui ho seminato una cicoria zuccherina di Trieste. Adesso devo reinserirlo qui. Cicoria zuccherina di Trieste, una piccola fila così come esperimento, perché avevo questa bustina. A volte quando compriamo le bustine dei semi ci accorgiamo che poi la quantità di semi all'interno è veramente eccessiva. Allora possiamo sistemare magari le semine in vaschette, dopo vi farò vedere quelle che ho fatto, che ho sistemato nel gazebo, seminare in vaschette, e poi altre possiamo provare a seminarle direttamente in terra. E in più ricordiamoci anche che la semina scalare, ovvero che cos'è? È un qualcosa che ci permette di raccogliere poi di volta in volta sempre della verdura con delle piante fresche, perché noi seminiamo magari questa settimana la cicoria zuccherina di Trieste, per fare un esempio, tra 2 settimane magari la riseminiamo, e così cominciamo a raccogliere e dopo arriveranno anche le altre, e così abbiamo questo raccolto scalare delle nostre verdure nell'orto, e questo ci permetterà di portare sempre in tavola un qualcosa di particolarmente gustoso nel tempo. Qui ho seminato delle piccole, piantato delle lattughine, sono veramente molto piccole, non vi avvicino con la telecamerina perché sono veramente piccolissime, è da pochi giorni che sono qui, si svilupperanno anche loro, e poi andrò a raccogliere anche le ultime catalogne, una verdura che mi piace tantissimo perché è amara, e sappiamo che il gusto amaro delle verdure è un qualcosa che fa bene per il fegato. A me piace molto il gusto amaro nelle verdure, e quindi Catalogna. E poi laggiù ci sono
dei radicchi che stanno venendo fuori, sono rimasti fermi tutto l'inverno e adesso hanno cominciato a svilupparsi. C'è del prezzemolo, l'erba cipollina, anche qui pian piano poi mi studierò come portare poi i nuovi ortaggi anche nell'orto, cercando magari di occupare appunto gli spazi di piante che vengono di volta in volta poi tolte, perché alla fine. Eccomi qua anche davanti alla tinozza di metallo in cui avevo sistemato questo intreccio. C'è proprio un video dedicato all'intreccio di foglie, in questo caso sono foglie di Iris pseudacorus. C'era questo video che ho fatto che dura un pochettino perché faccio vedere come procedere e vedete, come vi avevo detto, che nel corso del tempo poi cambia colore, rimane molto più secco, prende una colorazione proprio secca, ma è sempre un qualcosa di abbastanza decorativo. Sono già passati tanti mesi, ha attraversato anche l'inverno, vedete che si è conservato bene, perché comunque nonostante è rimasto in una zona in cui ha preso anche le piogge, alcune foglie di alcune piante sono abbastanza resistenti. L'Iris pseudacorus è una di queste piante che ha le foglie particolarmente resistenti, anche da secche sono molto dure, si spaccano con difficoltà, e quindi questo può essere un materiale adatto da utilizzare per creare delle decorazioni a dei vasi. Vedete qua ho delle tinozze di alluminio, questa è una tinozza di alluminio forata in cui ho sistemato i tulipani. Adesso pian piano stanno crescendo e tutto è molto bello all'interno per decorare ancora un po' di più. Io ho lasciato alcune foglie che sono cadute dal glicine, qui siamo sotto il gazebo in giardino dove c'è un glicine bianco che si arrampica, e pian piano nel corso poi della perdita delle foglie di questa pianta il tutto si è riempito, qualcosa si è decomposto ed è sempre del nutrimento che entra poi all'interno della terra. Vedete che il risultato è molto piacevole, molto carino, il colore è un po' quello che è, però naturalmente sono foglie secche. Tra le piante new entry del mio giardino c'è un lilla. Questa pianta l'ho comprata un giorno che sono andato a trovare i miei abitano dalle parti di Nell'Astigiano. Passando per questo paese, Carmagnola, ho scoperto un vivaio veramente fantastico, con tantissime piante, veramente un vivaio molto concentrato, da quello che ho capito, sulle piante di coltivazione da esterno e quindi piante da giardino, e ho trovato un lilla molto bello, l'ho sistemato qui centrale in questa aiuola di iris, in più anche un iberis piccolino con dei fiori bianchi, li sta facendo adesso, poi magari quando sarà in piena fioritura in uno dei prossimi video mi avvicinerò per far vedere anche la fioritura di quella pianta e spero di vedere anche dei fiori qui del lilla. Questa è una zona in cui ho fatto una struttura per fare arrampicare una pianta, poi ho deciso di fare una grande gabbia di bambù con qualcosa di decorativo all'interno, avevo anche deciso di portare una grossa vasca nera da riempire magari con dei bulbi, con delle fioriture, ma alla fine che cosa ho fatto? Ho piantato il lilla centralmente a questa aiuola rotonda con al margine tutti gli iris, e in più ho cercato di eliminare più gramigna possibile e ho seminato dei fiori da campo, quindi qui margherite ed altro, e quindi qui adesso poi in primavera spero di vedere spuntare tanti fiorellini. Il tutto diventerà un ambiente selvatico quasi, perché non andrò col decespugliatore qui, quindi selvatico, un controllo a mano delle erbacce che attirerà anche gli insetti che sono utili al giardino. Questo è un lavoro, ho cominciato questa mattina, andrò avanti poi facendone altre 2, se non 3, utilizzando delle canne di bambù infilate nella terra e raccogliendo i rami delle potature delle mie piante da giardino. Questi sono tutti rami di gelso, io ho potato il gelso e ho lasciato i rami appoggiati per terra in giardino per poterli utilizzare nella loro lunghezza, intrecciati insieme per creare una specie di staccionata. Qui siamo nell'altura del giardino che guarda proprio tutto il giardino dall'alto. Mi piaceva l'idea di definire un pochettino questo perimetro con una staccionata come ho fatto anche nel roseto. Lì ho utilizzato dei rami di salice, ho notato che uno dei miei vicini ha già tagliato le sue piante di salice e ha messo in un angolo tanti rami. Proverò a chiedere se me ne darà qualcuno per poter finire poi il mio lavoro di recinzione, se non se ne fa niente. Comunque questo qui è appena cominciato, andrò poi a legare alcuni rametti, basta praticamente infilarli tra una canna e l'altra, appoggiandoli partendo da terra e poi salendo su. Infilando per bene il bambù nel terreno rimane abbastanza stabile e i rami si intrecciano in questo modo, un qualcosa di particolarmente grezzo, rustico, che mi piace tantissimo.
Qui ci troviamo in quella zona in cui voglio fare l'esperimento con la zucca serpente. Allora, noi abbiamo 3 cani che portiamo in passeggiata durante il giorno, nei fine settimana, e spesso facciamo uscire qui in giardino, solo che qui non c'era nessuna recinzione e quindi questi cani puntualmente, facendoli uscire in giardino, cosa facevano? Invece di girare nel giardino partivano, andavano nella strada e correvano nei boschi. E mettendo questa recinzione mi è venuto in mente che qui passa un ruscellino che fa anche da raccolta dell'acqua per riempire le cisterne, anche in estate quando c'è molta siccità. Lì rimane sempre leggermente umido, il terreno qua sotto è sempre particolarmente umido. Ho deciso di provare a seminare la zucca serpente o mettere le piantine che ho seminato, perché faccio tutti e 2 gli esperimenti, e farla arrampicare in questa recinzione in modo da creare poi un qualcosa, una specie di barriera, in cui posso poi raccogliermi le zucchine, perché sono molto ma molto buone, come anche le foglie di questa pianta che sono molto appetitose in una pasta. In più qui crescono bene, visto l'umidità del terreno, anche i mirtilli che ho spostato già da 2 anni e sono cresciuti notevolmente. Sono sempre rimasti per 1 anno e mezzo, 2 anni molto piccoli, sistemati qui senza concime, senza nulla di acido, forse aggiunto un pochettino di torba. Hanno spinto tantissimo e quest'anno credo che mi regaleranno diversi frutti. In più voglio sistemare anche qui, anche come esperimento, dei meloni. Tutti i semi che ho in più, mia sorella mi ha dato una busta di semini di melone retato e tra l'altro scaduto l'anno scorso. Vediamo, provo a seminarli anche qui, l'umidità c'è nel suolo e quindi dovrebbero produrre anche i frutti, anche perché questa è una zona particolarmente assolata qui in giardino. Eccomi qua all'interno del gazebo che ho ricoperto con questi nylon, ho già fatto vedere questo in un video precedente di appuntamento in giardino. Qui ho portato già alcune piante che voglio che si sviluppino, ad esempio ho portato qua dentro le Darlingtonia, le Dionea, le Saracene, piante carnivore, perché queste erano fuori, hanno preso tutto il freddo invernale, adesso le temperature si alzano, qua dentro magari riesco ad anticipare un pochettino la loro crescita. La Darlingtonia qui sta anche facendo già, credo già, dei fiorellini. In più, dopo aver fatto questo lavoro di divisione di piante carnivore, è stato anche abbastanza lungo, sto sperimentando la coltivazione di Dionea muscipola in questi vasi che sono un pochettino più alti, per vedere come si comporta rispetto a un vaso basso in cui c'è tanta acqua. Qui c'è forse un po' meno acqua perché il livello dell'acqua è qui, quindi la torba per capillarità se la tirerà su e andrei a inumidire le radici della Dionea. Comunque vediamo che cosa succede. Ho sempre pensato un po' a questo tipo di coltivazione perché la Dionea mi piace coltivata in vasi un po' alti, perché poi crea questo ciuffetto di foglie carnivore molto interessanti. In più ho fatto un acquisto prendendo queste vaschette di semina per seminare delle piante. Io qui ho già seminato tanti tipi di piante da portare poi in orto. Quelle che sono spuntate perché seminate 2 settimane fa sono le cicorie da taglio, che sono già spuntate. Stasera le ricopro in modo che stanno un po' al calduccio e poi domani mattina andrò a scoprirle, perché come potete vedere anche qua da questi contenitori si forma veramente un bel po' di umidità all'interno. Questo può andare bene magari per far uscire il seme, un bel calore. Una volta che la pianta esce bisogna ricordarsi di arieggiare per evitare poi problemi di funghi ed altro. Comunque ho seminato un po' di tutto, dalla zinnia gigante, questo un fiore, le taccole, il pisello mangia tutto anche qui, le puntarelle di cicoria, la zucca spaghetti che non avevo l'anno scorso in giardino, qui di nuovo la zinnia, e poi ho fatto altre semine anche qui con il fagiolino vigoroso giallo che si chiama Nairobi, un fagiolino che a me piace tantissimo. Ho notato l'anno scorso nell'orto che la più grande raccolta di fagiolini che ho fatto è stata con i fagiolini gialli, non so perché ma producevano tantissimo, quelli verdi un po' meno. In più c'è del prezzemolo gigante seminato. Il prezzemolo va sempre seminato in superficie e non coperto, altrimenti tende a non germinare e ha un periodo di
germinazione molto lungo. E in più ci sono altre piante che ho rinvasato con un terriccio nuovo, inserendo magari anche la pomice all'interno per quello che riguarda le piante grasse. Qui ci sono altre vaschettine, ma qui non ho seminato nulla, sono quelle in più che vedrò cosa seminarci. Il limone sta facendo dei fiorellini, quindi porterà altri limoni, e finalmente quello giallo che c'è qua sotto si sta colorando di giallo, quindi tra un po' me lo porterò in tavola. In più c'è la gardenia e altre piante. Diciamo che è una questione ancora di 2 settimane circa, 3 settimane, se vogliamo veramente fare qualcosa per bene, e poi pian piano le piante verranno portate all'esterno. Toglierò il nylon e qui rimarrà la zona delle carnivore, perché spostare tutta questa roba qui è un lavorone, ne ho anche altre fuori, e in più qui rimarrà poi come zona anche di semina, magari durante l'anno, per portare le verdure in orto, perché ci sono delle verdure che sono precoci, verdure che sono tardive. C'è un radicchio che è tardivo da seminare, mi sembra ad agosto, e quindi queste vaschette di volta in volta verranno rimpiazzate all'interno nuovi ortaggi. Comunque c'è una bellissima luce, qua dentro c'è un bel caldo, e quindi questo dovrebbe aiutarmi a far sviluppare per bene le piante che coltivo, piante carnivore, orchidee, piante da giardino, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Sono una persona veramente amante di quasi ogni genere di vegetale. Anche in casa ho diverse piante che poi porterò fuori tra 3 settimane, finalmente sgomberò anche la casa e il tutto poi sarà all'aperto e potrò finalmente godermelo per bene, senza dover entrare in strutture, avere problemi nel bagnare le piante in casa perché sono un vasetto vicino all'altro, quindi bisogna fare attenzione. All'aperto poi è tutto molto più semplice da seguire, anche se si asciuga prima e quindi ci vorrà un po' più di acqua. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Grazie per questa passeggiata insieme e a presto. Ciao ciao!